Supponiamo di avere a che fare con una piccola azienda che produce lettini da viaggio. I lettini da viaggio pieghevoli sono quelli che possono essere piegati e riposti senza l'utilizzo di particolari strumenti ausiliari. In primo luogo bisogna identificare il target del prodotto. In questo caso si tratta di un gruppo di consumatori molto vulnerabile, ovvero i bambini entro i 36 mesi di vita. Ci ricordiamo che EU Injury Database suggerisce che annualmente ci sono circa 3.500 infortuni che coinvolgono i bambini dai 0 ai 4 anni d'età, abbastanza seri da rivolgersi al pronto soccorso. Il rischio di questo tipo di prodotti per l'infanzia è enfatizzato dal fatto che i bambini vi stiano dentro senza la diretta supervisione per i periodi prolungati di tempo, tempo nanna. In questo arco temporale raro, ma non impossibile, il bambino potrebbe soffocare per la biancheria o il materasso, oppure mordendo i bordi esterni del lettino staccare delle piccole parti provocando il soffocamento. Tornando all'azienda produttrice, sappiamo che per i lettini ci sono dei standard di sicurezza da seguire. In seguito a un test fatto in laboratorio, i risultati mostrano che il modello non è robusto ai morsi del bambino e che esiste una ragionevole probabilità che un pezzo del tessuto morbido si stacchi e finisca nell'esofago del bambino. Che cosa bisogna fare? Intanto bisogna identificare il rischio attraverso i nominati tutti i step del risk assessment. In primo luogo si identificano gli hazard, normalmente attraverso i test. In questo caso l'hazard è rappresentato dal fatto che il piccolo pezzo si possa staccare dal bordo del lettino. Poi bisogna identificare tutti i possibili scenari di infortunio, per esempio poca supervisione del bambino, il bambino morde il bordo, ingoia il pezzettino che si incastra nella laringe e provoca soffocamento. Qui ripercorriamo tutti gli step per costruire la matrice di risk assessment. Ci sono i 3 principali passi, quindi definire lo scenario, determinare la probabilità di incidente e poi combinare la probabilità con la gravità del danno. Qui possiamo vedere 2 semplici scenari. Il primo è rappresentato da uno scenario dove la costruzione non robusta del lettino comporta che si stacchi un pezzo che lascia scoperta la struttura rigida e non liscia, che possa provocare una lesione al viso del bambino. Nel peggiore dei casi la gravità del danno è rappresentata dal livello 2, ovvero il bambino deve essere portato al pronto soccorso ma senza ulteriori gravi conseguenze. Combinando i dati del laboratorio con una fonte esterna, per esempio EU Injury Database, viene fuori che la probabilità di tale evento è 1 su 10.000. Dall'altra parte abbiamo già visto lo scenario descritto dove il danno è soffocamento e la morte del bambino, quindi massima gravità con una probabilità più remota, ovvero 1 su 100.000. Qui facciamo il riferimento alla Risk Assessment Matrix fornita da RAPEX. Possiamo assemblare la probabilità e la gravità del danno. Nel caso di incidente più lieve abbiamo la probabilità di 1 su 10.000 e una gravità 2, quindi il rischio valutato è medio, middle. Nel caso di incidente con il soffocamento il rischio è definito altissimo in quanto combinazione di massima gravità, 4, e non bassissima probabilità. In questa slide possiamo vedere i risultati della matrice di risk assessment. Nel caso di rischio medio può essere valutato se devono essere messe in atto le misure di controllo, mentre il rischio deve essere assolutamente gestito nel caso di rischio alto. E come finisce la storia? Il tecnico di risk assessment presenta i risultati e l'azienda decide di utilizzare il tessuto più robusto per rivestire i bordi. Con il tale tessuto si rifanno il test e eventualmente si ripete il processo di risk assessment. Grazie per la vostra attenzione.